Guarda questa pasta al forno, dorata, croccante sopra e col formaggio filante. Scommetto che ti viene l'acquolina solo a guardarla e non c'è un grammo di carne né di latticini. Ascolta, oggi ti faccio la pasta al forno della domenica tutta vegetale, con un ragù che ha cotto 2 ore e che quando lo assaggi non vorrai nient'altro che questa pasta. Ciao, sono Mirko di Sfizioveg, il canale di ricette vegan veloci e facili da preparare. E oggi facciamo la pasta al forno con ragù vegano, che è uno di quei piatti che quando lo porti in tavola nessuno ti chiede se è vegano, glielo dici tu dopo. E a quel punto è ormai troppo tardi, perché si sono già fatti il bis. Per preparare questa ricetta facciamo così. Partiamo innanzitutto dal ragù, che è il cuore di questo piatto. E qui ti spiego perché 2 ore di cottura fanno tutta la differenza. Poi prepariamo la pasta, con un trucco sulla cottura che se lo sbagli ti ritrovi con un pastone. E alla fine assembliamo tutto. Inforniamo e ti faccio vedere come tirare fuori una crosticina dorata pazzesca senza bruciare niente. Ma prima di partire dimmi una cosa. Tu, quando cuoci la pasta all'interno del forno, la copri con un coperchio oppure la lasci così senza nulla? Te lo chiedo perché questo cambia completamente il risultato finale e tra poco ti faccio vedere perché. Per questa pasta al forno ci serviranno pochissime cose: il granulare di soia che farà la base per il ragù, una bella passata di pomodoro fatta in casa come da vera tradizione calabrese, delle verdure per il soffritto, sedano, carota e cipolla e poi uno spicchio d'aglio, dell'alloro e un goccio di vino rosso, delle olive nere e del formaggio grattugiato vegano ovviamente. Roba seria, ma tutta semplice. Le dosi precise le trovi giù in descrizione o sul sito sfizioveg.com. Qui vediamo i passaggi fondamentali per preparare questa deliziosa ricetta. Ok, la prima cosa da fare è mettere a bagno il granulare di soia all'interno dell'acqua per reidratarlo. Lo scopo è semplice, farlo tornare morbido, così quando va in pentola si assorbe tutto il sapore del soffritto e del pomodoro. Quindi lo metti all'interno di una ciotola con dell'acqua e lo lasci lì una decina di minuti a temperatura ambiente. E adesso attenzione a questo passaggio perché lo saltano in tanti, ma fa tutta la differenza sul risultato finale. Quando è pronto lo strizzi bene con le mani. Sai perché? Perché se resta pieno d'acqua, quando lo butti in pentola non rosola, fa vapore e il vapore è il nemico numero 1 quando vuoi dare sapore, perché il granulare così, anziché assorbire il soffritto, galleggia nella sua acqua e resta insipido. Invece deve venire così, asciutto e sbriciolato, quasi come un trito. Quindi evita l'errore classico di buttarlo in pentola senza strizzarlo. Quindi adesso iniziamo a fare sul serio con il soffritto, perché è qui che prepariamo la base proprio del ragù. Quindi non avere fretta. Trita la cipolla, la carota e il sedano e li versi in una pentola con abbondante olio. E quando dico abbondante, significa abbondante. Stiamo per preparare una pasta al forno, mica una pasta dietetica. Quindi aggiungi l'aglio e una foglia d'alloro e versi dentro anche il granulare di soia che abbiamo strizzato prima. Accendi il fuoco a fiamma media e fai rosolare tutto per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando è pronto, lo riconosci, il granulare ha preso un po' di colore ed è diventato leggermente dorato. E a questo punto arriva il bello. Sfumi tutto con una tazzina di vino rosso. Lascia evaporare l'alcol per un minuto e mescola per bene. A questo punto arriva la passata di pomodoro. Io ho usato quella della conserva fatta in casa l'estate scorsa, come da vera tradizione calabrese, quando a fine agosto si fa la passata per tutto l'anno. Certo, se non hai la conserva fatta in casa, una buona passata di pomodoro comprata al supermercato va bene lo stesso. L'importante è che sia di qualità e senza zuccheri aggiunti. Quindi versi la passata all'interno della pentola e aggiungi qualche mestolo di acqua per allungare. E adesso abbassi la fiamma al minimo. E qui viene la parte importante. Questo ragù deve cuocere almeno 2 ore. Lo so, sembra tanto e magari ti stai chiedendo: ma perché tutta questa attesa? Il motivo è semplice. La passata di pomodoro ha un'acidità naturale che se la cuoci poco la senti e ti resta in bocca quel gusto aspro. Invece con la cottura lunga quell'acidità si ammorbidisce, gli zuccheri naturalmente contenuti all'interno si concentrano e il ragù diventa dolce con un gusto profondo. E poi il granulare di soia con 2 ore di cottura lenta si impregna di tutto quel sugo, assorbe gli aromi e alla fine non è più soia nel pomodoro, ma è ragù. Punto. Stessa e identica logica del ragù tradizionale con la carne. Poi metti il sale e mescola ogni tanto. E se vedi che si asciuga troppo, aggiungi qualche mestolo d'acqua. Il segnale che è pronto è quando il sugo si è ridotto, acquisisce un colore rosso scuro e quando lo muovi col cucchiaio vedi che è denso e si stacca dalla pentola. L'errore che fanno tutti in questa fase? Alzare la fiamma per fare prima. Non funziona così, perché cuoci veloce e ti resta acido. La fiamma bassa e il coperchio leggermente scostato è l'unica soluzione. Se non hai 2 ore,
1 ora e mezza è il minimo sotto cui non scendere. Anzi, ti do un suggerimento: magari preparalo il giorno prima e lo conservi in frigorifero una volta lasciato raffreddare a temperatura ambiente. Così il giorno dopo è già pronto e hai ottimizzato la preparazione. Qui le nonne e le mamme calabresi il sugo lo preparavano la domenica per coprire almeno 3 o 4 giorni di preparazioni. Intanto che il ragù cuoce, ti anticipo una cosa: tra poco arriviamo all'assemblaggio in pirofila e lì c'è un passaggio che fa tutta la differenza tra una pasta buona e una che quando la togli dal forno ti fa chiudere gli occhi. Il segreto è come la copri prima di infornare. Ma adesso ci arriviamo. E senti, se ti piacciono queste ricette della tradizione, ma fatte in versione vegana, lascia un like a questo video. Così lo capisco e ne faccio tante altre ancora più gustose, perché di piatti tipici e saporiti come questo ce ne sono un'infinità e se vedo che vi piacciono ve li porto tutti quanti qui sul canale. Ok, adesso il ragù dovrebbe essere quasi pronto e noi nel frattempo ci portiamo avanti. Quindi accendi il forno a 180 gradi in modalità ventilato e metti su l'acqua per la pasta e quando bolle metti a cuocere i rigatoni. E qui c'è il trucco: la pasta la devi cuocere qualche minuto in meno rispetto a quanto è indicato sulla confezione. Ad esempio, se è indicato 10 minuti, la fai cuocere 5, massimo 6. Il segreto è che deve restare molto al dente. E sai perché? Perché questa pasta finisce di cuocere in forno, dentro il sugo. E se la cuoci tutta adesso, quando esce dal forno, è molle, è papposa e si sfalda tutta. Diventa proprio un pastone. Invece, cuocendola in meno, in forno assorbe il sapore del ragù e termina la cottura in maniera lenta. Ti resta bella al dente con una struttura perfetta. Quindi, se deve cuocere 10 minuti, 5 sono sufficienti. Se provi ad assaggiarla, è ancora molto dura al centro, quasi croccante. Vuol dire che è perfetta. Non ti preoccupare, fidati, il forno farà il resto. Nel frattempo che la pasta cuoce, prendi delle olive nere denocciolate e tritale in maniera grossolana. Non troppo fine, mi raccomando, devono dare quel tocco sapido qua e là nella pasta. Adesso assembliamo tutto. Scola la pasta, rimettila in pentola e versa all'interno il ragù preparato prima. Aggiungi le olive tritate e una bella dose abbondante di formaggio vegano. Mescola bene che il formaggio si deve sciogliere col calore della pasta e fare da legante. Adesso versa tutto quanto all'interno di una pirofila. E qui il tocco finale. Cospargi la superficie con il resto del sugo e un'altra spolverata di grattugiato vegano, perché questa è la parte che diventa quella crosticina croccante. A questo punto copri la pirofila. Se ce l'hai puoi utilizzare il coperchio della pirofila facendo attenzione che sia adatto alla cottura in forno. In alternativa puoi utilizzare un foglio di alluminio oppure il metodo Jolly, una teglia più grande capovolta sopra. Qui sfruttiamo lo stesso metodo che ho fatto vedere nel video della torta all'arancia. Quale torta? Ti lascio il link in descrizione. Guardalo e non te ne pentirai. Quindi una volta sistemata la teglia la mettiamo all'interno del forno e la facciamo cuocere per almeno 30 minuti in modalità ventilata. Sai perché la copriamo? Perché nei primi 30 minuti il calore deve cuocere la pasta dentro in maniera uniforme. Se la lasci scoperta subito, la superficie brucia prima che il centro sia cotto. Dopo 30 minuti togli il coperchio e attiva la funzione grill. E qui mi raccomando, non ti muovere dalla cucina. Il grill spara calore solo dall'alto ed è fortissimo e in questo momento il passaggio da dorato a bruciato è un attimo, quindi resta lì, guarda dentro e appena vedi che la superficie è bella dorata, spegni tutto ed estrai la pasta dal forno. Un disastro tipico che può accadere in questo momento è mettere il grill e andare a fare altro. Torni e anziché trovare la pasta trovi del carbone. Se il tuo forno invece non dovesse avere il grill, nessun problema. Alzi la temperatura a 220 gradi. Non è la stessa cosa, ma funziona lo stesso. Quando la tiri fuori dal forno, lasciala riposare a temperatura ambiente per qualche minuto. Il motivo? Il sugo dentro è ancora bollente e liquido. Se la tagli adesso, si apre e cola tutto nel piatto. Aspettando qualche minuto, invece, la struttura si compatta e quando la porti in tavola, le porzioni si tagliano in maniera netta e stanno in piedi. E adesso guardala, guarda che piatto! Dorata sopra con il formaggio fuso e sotto un ragù che ha cotto 2 ore e che ha preso un colore che sembra un dipinto. Questa è la pasta al forno della domenica, tutta vegetale e non manca niente. E il profumo? Che sapore! E pensare che sono 4 ingredienti messi in croce, niente di complicato. Se vuoi cambiarlo un po', puoi sostituire i rigatoni con dei mezzi paccheri o delle penne. Basta che sia pasta corta e che trattiene bene il sugo. Questa è una pasta molto semplice, ma se vuoi una versione ancora più ricca, un giro di besciamella vegana,
tra uno strato e un altro la porta veramente in un altro livello. Se anziché la pasta vorresti preparare delle lasagne vegane, ti suggerisco di guardare il mio canale. Trovi una lasagna che ho preparato giorni fa veramente top. Ricapitolando, alla fine abbiamo fatto delle cose veramente semplici. Un ragù con il granulare di soia cotto piano piano per 2 ore, la pasta cotta qualche minuto in meno, tutto quanto insieme nella pirofila col formaggio vegano e delle olive, 30 minuti di cottura in forno e un colpo di grill per ottenere quella bella crosticina dorata. Una ricetta facilissima da preparare ma che ti svolta il pranzo della domenica. Se la provi, scrivimi nei commenti com'è venuta. E dimmi anche una cosa: quale piatto della tradizione italiana vorresti vedere in versione vegana? Perché ne ho una lista e voglio sapere da quale partire. E adesso lascia un like a questo video e se non sei iscritto, iscriviti e attiva la campanella. Così non ti perdi i prossimi video che arriveranno qui sul canale. Ogni settimana c'è una nuova ricetta che ti fa venire voglia di cucinare. Grazie di cuore per aver guardato ed essere rimasti fin qui. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Intanto goditi la tua pasta al forno con ragù vegano e fammi sapere com'è andata.